Amici e amiche di Wikos, bentornati su Setup. Io sono Wally, ormai mi conoscete. In questa rubrica parliamo di giochi da tavolo, belli e brutti, che ci sono piaciuti, un po' meno, eccetera, eccetera. Vediamo oggi Luke Ripa che cosa ci porta. Cosa ci porti, Luke? Poi vedremo tu. Come al solito. L'entusiasmo di questo ragazzo è ormai conosciuto. Quicks è un gioco di dadi, un gioco semplicissimo, un roll and write con delle schede in cui si tireranno dei dadi e si faranno delle crocette. Non c'è molto altro da dire, lo vediamo subito sul tavolo. Dato che Quicks non ha un vero e proprio setup, lo facciamo così al volo perché bisogna solo togliere i dadi dalla scatoletta e consegnare una schedina ad ogni giocatore, quindi lo facciamo così in maniera velocissima, 1 e 2. Ovviamente noi facciamo finta che siamo sempre in 2, anche se le persone che sono qui con me a registrare non vogliono partecipare nei giochi da tavolo perché non mi vogliono bene. Dunque, abbiamo consegnato una scheda a ciascuno, anche una penna, ne teniamo solo una perché io sono da solo. Abbiamo consegnato una penna e una scheda a ciascun giocatore. Le schede hanno 4 righe, rosso, giallo, verde e blu, che sono poi gli stessi colori, oltre ai bianchi ovviamente, dei 4 dadi che sono qui presenti sul tavolo. Come funziona il gioco? Ogni turno il giocatore di turno, e solo lui, tira tutti i dadi. Ok, dopo aver tirato i dadi, il giocatore di turno deve sperare di riuscire a fare almeno una crocetta. Come fa le crocette? O mette la crocetta sul risultato della somma dei dadi bianchi, su qualsiasi colore, quindi questo 8 io lo posso mettere sul rosso, sul giallo, sul verde o sul blu. O sommare il risultato di un dado bianco con un dado colorato e fare la crocetta corrispondente nella riga del dado colorato scelto. Quindi io potrei fare un 8, come ho detto, in qualsiasi colore e o abbinare un bianco ad un colorato e fare la crocetta in quel colore. Ad esempio, qui avrei un 5 rosso, oppure avrei un 5 verde, oppure avrei un 9 giallo, oppure avrei un 9 blu. In questo caso, essendo entrambi i bianchi dello stesso colore, non ho grandi alternative. Ok, facciamo finta invece che io ho tirato questo. Oltre ad avere queste possibilità, avrei anche il 7 blu, il 7 giallo, il 3 verde e il 3 rosso. Teniamo questo. Come funziona questo gioco? Io vado a fare le crocette. Come? Una volta che ho crocettato, ad esempio, io decido di tenere il 3 rosso, ok? Faccio la crocetta sul 3 rosso. Da questo momento, tutto quello che è a sinistra dell'ultima crocetta non lo potrò più crocettare. Quindi, come vedete, la rossa e la gialla vanno dal 2 al 12, mentre la verde e la blu vanno dal 12 al 2. Vanno al contrario, quindi sono semplicemente così. Quindi io adesso in questa partita ho deciso di scegliere il 3 rosso e ho crocettato il 3 rosso in questo round. Ma avrei potuto, che ne so, scegliere il 9 blu, giusto per farvi vedere. Farei la crocetta sul 9 blu e quindi il 12, l'11 e il 10 non lo potrò mai più crocettare. Perché io faccio queste crocette? Perché alla fine della partita, per ogni riga, io andrò a contare il numero di crocette che ho fatto. E più crocette si fanno, qui sotto c'è una tabella dei punti, più punti verranno assegnati per ogni riga. Ad esempio, una crocetta in una riga dà un punto, 2 ne danno 3, 3 ne danno 6, 4 10 e così via. Quindi è importante crocettare in modo da avere più crocette possibili in ogni riga. Ovviamente, essendo un gioco d'azzardo, può andarvi bene come può andarvi male. Cosa importante: la partita finisce quando vengono eliminati 2 dadi colorati o un giocatore ha selezionato 4 volte la casella del tiro fallito. Tiro fallito come funziona? Io tiro i miei dadi, non posso mettere niente, tiro fallito, molto semplicemente, perché non ho nessuna combinazione che mi permette di crocettare qualcosa. Come elimino i dadi invece? Quando un giocatore fa la crocetta sull'ultimo numero di una delle qualsiasi righe colorate, viene crocettato anche il lucchetto. Il lucchetto vuol dire che quella riga è bloccata, quindi ad esempio io crocetto il 12 rosso e il dado rosso viene eliminato per tutti, quindi quando 2 di questi dadi vengono eliminati la partita finisce. Dopodiché si contano i punti e manco a dirlo, chi ha il punteggio più alto vince. Eccolo qui, questo era Quicks, come avete visto 2 schede, 2 penne, dei dadi e si gioca. È un gioco semplicissimo, molto veloce da intavolare, se vi piacciono i roll and write fa il caso vostro. Unica pecca di questo gioco è che le regole sono quelle 4 e ogni partita sarà identica alla precedente. Questa è l'unica cosa. È basato molto sulla fortuna, appunto perché ci sono i dadi, quindi non è che potete fare grandi strategie o chissà che cosa. Questo non vi dovrebbe fermare perché nell'internet, vagando, troverete un sacco di espansioni e di schedine alternative. Tanto che io qui ne ho preparata una che ho acquistato, che è la versione Big Points,
che aggiunge semplicemente 2 righe in più, aggiunge delle regole in più e dà quel gradino di longevità che fa bene a questo gioco. Vagando per internet troverete tante altre espansioni, tante altre schedine e tanti altri modi di giocare a Qwixx, mantenendo le regole base ma cambiando il tipo di schedina avrete un gioco sempre diverso che può aumentare in maniera esponenziale la longevità di questo. Bene ragazzi, non c'è molto altro da dire su Qwixx. Se lo avete provato fateci sapere cosa ne pensate, se non lo avete provato fateci sapere se vi attira come meccanica oppure no. Vi ricordo sempre di seguire Wikos su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube, per poter vedere non solo i video di setup ma anche tanti altri contenuti che riguardano l'intrattenimento. Grazie ancora e alla prossima!